Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare una lettura di tarocchi importante che riguarda un aspetto profondo del nostro essere, diciamo la base di tutto, no? La salute. La salute è intesa come guarigione, la salute è intesa come salvezza. E per quanto riguarda la salute ci ho scritto un libro intero, essendomi laureata in naturopatia. E lo sapete bene, ho scritto un libro intero, la mia tesi di laurea, Il risveglio della coscienza, che parla appunto proprio di come io ho iniziato a portare in essere la mia guarigione. Allora oggi questa non è una lettura medica, ma una medicina per l'anima. E nel nostro spazio sacro permettiamo al nostro corpo di parlare attraverso i simboli che ci chiameranno i tarocchi e permettiamo agli spiriti invisibili, alle nostre guide, ai nostri antenati di parlarci affinché noi possiamo prendere consapevolezza e andare incontro alla guarigione o per meglio dire salvezza. La salvezza è qualcosa di più profondo della salute, perché la salute è contenuta all'interno della salvezza. Allora ho parlato della malattia nel podcast Magia Pratica 7, per chi lo volesse ascoltare o volesse riascoltarlo. Ho specializzato gran parte della mia vita su questo e ho compreso che essendo tutta la realtà, quello che viviamo, un'apparizione, essendo i nostri stessi organi delle possibilità, non esiste una realtà vera e sostanziale, anche se la tua mente percepisce un cuore solido, il fegato è solido, è una pura apparizione. Questo ce lo insegnano tutte le grandi tradizioni, tutte. Esiste solo nella mappa mentale l'imbroglio della sostanzialità, ma il nostro corpo sono dei fili arcobaleno, energetici arcobaleno, come ci insegnano i Rig Veda e le grandi tradizioni buddiste, esoteriche, sciamaniche di tutti i tempi. Ecco, quindi come diceva Jung, gli organi sono dei. Gli organi sono i nostri antenati, i nostri avi. Quando tu chiedi a uno sciamano chi è Dio, ti risponde gli antenati. E quando tu dici a uno sciamano cos'è il cuore, ti dice un tuo antenato. Ecco, quando noi abbiamo delle sintomatologie o delle problematiche, noi stiamo portando in essere una certa forza riguardante uno spirito dei nostri avi o dei nostri antenati, no? E questa è una visione straordinaria che cambia completamente il punto di vista. Allora noi nella nostra scuola facciamo consapevolezza e portiamo in essere quest'altra consapevolezza attraverso questa lettura molto bella, molto profonda, sciamanica che andremo a fare oggi. E attraverso le carte, attraverso i simboli, noi andremo a scoprire che cosa ci vuole comunicare veramente la nostra salute, il nostro corpo, no? Che non è solo fisico, ripeto, ma è energetico, emotivo, che porta a una guarigione dell'anima, no? Allora andremo a vedere dove ti trovi ora nel tuo cammino di salute spirituale, cosa può bloccare o rallentare la guarigione. Andiamo a vedere che cosa invece può essere la medicina invisibile, come puoi sostenere attivamente il tuo equilibrio e poi andiamo a prendere la bellissima carta della benedizione degli antenati e del tuo spirito guida. Il messaggio finale potente per incarnare la salvezza, di cui la salute ne è solo un aspetto. Come vi dico sempre, ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 7, la parte finale, no? Quando vi racconto il mito, che cos'è la perdita della salute secondo il mito, è il fatto che l'uomo ha rotto l'equilibrio primevo, il patto uomo-natura. E da lì sono iniziate tutte le sciagure.
E come ci racconta anche Esiodo, nella prima età dell'oro non esisteva morte, non esistevano malattie, gli uomini avevano delle vite lunghissime, al termine delle quali si addormentavano, divenendo spiriti guida degli umani, chiamati daimones. Daimon, spiriti guida. Ecco, noi stiamo ritornando a quella realtà. Come ci racconta Esiodo, dall'età dell'oro si è passati all'età dell'argento, all'età del ferro e oggi siamo all'età del bronzo, laddove c'è una netta separazione con la parte spirituale. Riappropriarsi dello spirito ti conferisce quella guarigione, la salvezza, soltanto che bisogna avere fede nel processo di guarigione quando arriva qualcosa. La guarigione non è data tanto dalla medicina che prendi piuttosto che dalla medicina che non prendi. La medicina, il processo di prendere la medicina o seguire un processo di guarigione pratico è il rito che serve affinché la guarigione abbia successo. Ma ciò che guarisce non è la medicina che prendi, è la tua disponibilità a darti a quello che sta accadendo. Quanta disponibilità hai tu a darti, ad avere fede in quello che sta accadendo, facendo il rito delle medicine, di qualsiasi forma siano medicine allopatiche o medicine tradizionali o naturopatiche, insomma. La guarigione, ciò che fa la differenza, e ve l'ho detto anche un'altra volta, è la tua disponibilità ad avere fede nel processo e a non far entrare in gioco la mente razionale che vuole avere il controllo sulla situazione, cosa difficilissima, ma stiamo qua per questo. È difficilissima per noi che siamo nell'età del ferro, del bronzo, del ferro, però questo è il nostro obiettivo. Allora, con tutte le pratiche che facciamo, la consapevolezza che acquisiamo giorno dopo giorno, oggi andiamo a fare questa lettura sciamanica di guarigione, ok? Allora, prendiamo i tarocconi oggi, perché ne voglio mettere poche carte, solo 5. Allora, dove ti trovi adesso nel tuo cammino di salute spirituale? Quindi con questa carta andiamo a vedere come tu percepisci il tuo corpo o anche una stanchezza profonda. Vediamo. Adesso andiamo a vedere cosa blocca o rallenta la guarigione. Può essere una ferita emozionale, una credenza limitante, una paura invisibile. Andiamola a vedere. Adesso vediamo qual è la tua medicina invisibile. Con questa carta che abbiamo preso adesso vediamo il messaggio sciamanico del corpo, ciò che cura oltre la materia. Adesso vediamo come puoi sostenere attivamente il tuo equilibrio. Vi ricordo sempre che tutte le pratiche che facciamo alla fine di ogni segno zodiacale durante il mese, no? Per ogni segno zodiacale facciamo i rituali, le pratiche, quelli servono alla guarigione. Ok. Adesso andiamo a vedere qual è la benedizione dei tuoi antenati e del tuo spirito guida, il messaggio finale potente per incrementare la guarigione. Ok. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo. Dove ti trovi ora nel tuo cammino di salute spirituale? La morte. Che carta potente che ci è uscita sulla stesa sulla salute. Allora, il tuo corpo ti sta chiedendo in questo momento di lasciare andare. Lascia andare.
qualcosa deve finire per permettere alla vita di tornare. In natura non esiste morte, perché in natura tutto è ciclico. Primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, qui c'è un bellissimo albero. Quando cade un germoglio, insomma, quando cade, no, il germoglio no, quando cade un seme si ricrea un'altra piantina. È tutto un ciclo, è tutto ciclico. La morte viene portata in essere soltanto dalla mente razionale, perché ha paura dello sconosciuto. Quindi se vogliamo ritornare all'età dell'oro, come non se vogliamo, stiamo andando lì, e il nostro percorso di consapevolezza ci porta a centrare il punto. Questa carta ti indica che ti trovi in una fase di chiusura o di perdita o di profonda trasformazione interiore. Questo può trattarsi o di un malessere fisico che ha cambiato la percezione del corpo, oppure di una crisi invisibile che sta chiedendo di morire a qualcosa per rinascere. Ok? È la fine di un ciclo, ma anche la sacra soglia della guarigione. Devi avere fede in questo processo qua. È una carta potentissima come abbiamo iniziato, Vediamo adesso qual è, cosa blocca o rallenta la guarigione. Vediamo un po'. Il giudizio. Cosa blocca o rallenta la guarigione e il giudizio? È molto chiaro. È il grande errore che facciamo tutti. Per paura lo facciamo, te lo dico, non è una cosa che fai solo tu. Stai giudicando il tuo dolore invece di ascoltarlo. Alcuni di voi mi potrebbero dire: no, Fra, ma lo sto ascoltando, però lo giudichiamo. Assenza di giudizio su quello che ci arriva, che sia dolore forte, che sia qualsiasi cosa, un problema, qualsiasi tipo di problema che la tua mente possa reputare importante o meno. Non devi vederlo un problema, ok? Non devi giudicare il dolore. Questo è cosa sta bloccando la guarigione, la sta rallentando. Questo blocco qua è proprio il giudizio verso te stessa o te stesso, non solo su quello che puoi avere in questo momento. È il senso di colpa, è la convinzione di dover essere forti o la convinzione di essere guariti subito. Il dolore è ciò che abbiamo a disposizione per fare il salto su questo piano di esistenza. Senza dolore non c'è evoluzione nell'età del Kali Yuga. E noi abbiamo scelto di incarnarci in questo momento storico. La sofferenza invece è una scelta, lo diceva bene Eckhart Tolle nel libro Il potere di adesso, che vi ho anche consigliato nei libri consigliati. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Quindi è l'unico modo per trasformarsi. A volte c'è anche un trauma antico che non è stato ancora ascoltato o pacificato e che ora chiede redenzione. Allora il tuo spirito in questo momento sta dicendo: non serve che tu capisca tutto, serve che tu perdoni qualcosa dentro di te o fuori di te. Cosa significa il perdono? La pacificazione. Pacificazione delle immagini perturbate che stai avendo a livello cosciente. Cosa ti turba? Cosa ti sta portando una determinata sofferenza, un determinato ostacolo, un determinato dolore? Bene. Qual è l'emozione dominante in questo momento? Fai su quell'emozione dominante, se non lo stai già facendo, la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in questa sensazione, ho fede in te, ho fede in questa emozione, ho fede in questo dolore, ma non chiamarlo dolore, chiamalo sensazione. Ok? La mente vuole capire, vuole dominare, vuole avere il controllo, vuole avere il potere su quello che sta accadendo, ed è quello il grande blocco che impedisce la guarigione stessa.
Vediamo adesso qual è la tua medicina invisibile. Vediamo. Il cavallo di bastoni accipicchia. Muovi l'energia, la tua medicina invisibile, muovere, qua dice avventura, no? Avventurati, sii coraggiosa, coraggioso. Ti dice la tua fiamma non è spenta, è più accesa di quanto pensi, seguila, muovi l'energia. La guarigione spirituale arriva con il movimento, il fuoco, il desiderio di vivere. Questo cavaliere porta con sé l'energia della rinascita, del coraggio, della creatività che cura, creatività che cura. La medicina qua è la passione che torna, che può essere un progetto, un viaggio, un sogno dimenticato, per esempio. Allora questa carta come medicina ti sta dicendo fai ciò che ti accende. È lì che il corpo si allinea alla guarigione. Fai ciò che ti accende, è la passione, la medicina. Fai endorfine, ormoni, tutto si accende. Fai ciò che ti accende, è lì che il corpo si allinea. Quindi lascia cadere ciò che non serve, abbandonati. Non giudicare né te stessa né gli altri, piuttosto perdona e pacifica gli spiriti perturbati. E accendi la tua passione, fai ciò che ti accende. Ok? Vediamo adesso come puoi sostenere attivamente il tuo equilibrio. Oh, il mago. Hai già tutto. Sei l'alchimista, il mago del tuo corpo. Hai già tutto. Tu sei il creatore, il mago. Cioè iniziamo con una trasformazione profondissima, arriviamo al mago. Cioè guardate che bellezza questa stesa. Il mago ti ricorda che il potere personale è già in te. Va bene? Fissatelo bene questo, il potere personale è già in te. Allora puoi creare un nuovo equilibrio usando tutti gli strumenti che hai, cioè parola, respiro, mani, rituali, volontà. Quando coinvolgi il corpo con i rituali, che possono essere, come ti ho spiegato nel video sulla Kundalini, il Kundalini Mudra, i rituali, quando coinvolgi il corpo, anche una pratica di yoga sciamanico, nel canale ne abbiamo messo una fino a questo momento, non so se prima di pubblicare il video ne metterò già un'altra, e le pratiche nella sezione yoga sciamanico anche da fare prima di andare a dormire, quella prima di andare a letto, le formule magiche, le formule psichiche che si fanno anche ballando. Il rito, coinvolgendo il corpo, attiva la memoria cellulare, ripulendo vecchie zavorre, inserendo i codici dei mantra, delle formule psichiche e del ricordo del rito. Stai convincendo il corpo, perché se non convinci il corpo con gli strumenti che hai del mago, il corpo rimane dov'è, la realtà rimane sempre la stessa. Allora, la salute non è solo ricevere la salute, no? È soprattutto creare un nuovo campo energetico attorno a te, con questa passione. Allora prendi ferma risoluzione di essere sana e agisci come se questa risoluzione fosse già iniziata, ok? Perché è già, il tempo non esiste. Tu stai vedendo questo video già così. Il tempo, vi spiego sempre, dipende sempre dalla disponibilità che noi abbiamo nell'avere fede in quello che ci stiamo dicendo. Illusoriamente la mente crea la percezione del tempo, ma tutto accade adesso, questa guarigione c'è già adesso. Quanta fede hai tu in questo processo? Ecco, il tempo che noi pensiamo, 1 ora, 2 ore, 10 giorni,
non è reale, ma il tempo reale quanta disponibilità hai, dipende dalla quantità di disponibilità che tu hai a darti a questa fede. Ok? Wow. Vediamo adesso qual è la benedizione dei tuoi antenati e del tuo spirito guida, sposo, sposa celeste. Wow. Il 10 denari sono proprio gli antenati, hai proprio il sostegno di tutti i tuoi avi, di tutti i tuoi antenati in questo esatto momento. Tu non sei sola, tutta la tua stirpe ti sostiene nella guarigione, nella salvezza. La benedizione finale è chiara. Gli antenati ti proteggono, la terra ti sostiene e la tua guarigione è parte di un ciclo più grande di quello che pensi tu. E fa parte di un ciclo di salvezza che comporta anche i tuoi antenati. Guarendo i tuoi organi, con questa consapevolezza, il tuo corpo, guarisci i tuoi antenati, pacifichi i tuoi antenati, anche facendo la formula pentacolare li pacifichi pacificando i tuoi organi, che come diceva Jung, come dicevano gli sciamani, sono gli dei. Quindi questa carta è una carta di stabilità, di ritorno al corpo come casa, il 10 di denari. Ti sentirai di nuovo a casa nel tuo corpo. È l'abbondanza ritrovata. È come se ti dicesse questa carta: tu guarisci e con te guarisce chi ti ha generato e chi verrà dopo di te, lasciando un'eredità a chi verrà dopo di te di stabilità, di forza, ma tu già la percepisci adesso e la sperimenterai adesso, liberando tutti i tuoi avi e tutti i tuoi antenati che stanno facendo il tifo per te in questo momento, perché tu hai le chiavi, sei la discendente o il discendente che, prendendo consapevolezza di che cos'è veramente la guarigione, la salute, la malattia, libera se stessa e libera tutti. È una stesa bellissima, molto commovente, molto poetica, stupenda, stupenda. Qualsiasi cosa voi possiate avere in questo momento, che sia una piccola somatizzazione, psicosomatizzazione, un qualcosa di più importante, questo era il messaggio che ti doveva arrivare. Fai ciò che ti appassiona, non giudicare, pacifica, hai tutti gli strumenti, hai il sostegno dei tuoi avi, dei tuoi antenati, devi sentirti già a casa nel tuo corpo, lascia andare ciò che non ti serve per far rinascere la vita. È una stesa stupenda, veramente impattante, bellissima e veramente impattante, sì. Vediamo cosa ci dicono questi. Sulla tua salute spirituale, fisica, psichica. La conoscenza. Attenzione a non giudicare, non ci posso credere, l'abbiamo appena detto. Protezione contro il male, stiamo parlando di salute e malattia. Buone opportunità lavorative e di carriera, talento nell'insegnamento. Questa guarigione ti porta ad avere un grande talento nella tua carriera, ad avere opportunità nella carriera, nel benessere degli 10 denari. Ok? E col mago che mi parla anche di manifestazione di lavoro. Non giudicare, questo ti proteggerà dal giudizio stesso che è portato in essere dalla mente razionale. È della mente stessa razionale che giudica il dolore, una somatizzazione, il male. Come diceva qualcuno di grande che non ero io, tutto è puro per i puri, tutto all'origine è puro, fino a quando non entra in gioco la mente razionale che giudica. Quello che giudichi ti farà male come lo giudichi. Non giudicare. Ci saranno delle opportunità di lavoro e di carriera straordinarie grazie a questa ripresa tua. Qualsiasi momento anche una piccola stanchezza.
talento nell'insegnamento e poi porterai questa conoscenza, questo insegnamento alle persone che incontri. Vediamo ancora. La protezione. Avrai dei sogni profetici e mistici, avrai ispirazione e comunicazioni celesti, sviluppo della tua saggezza e farai esperienza dell'amore. Guardate quante cose bellissime che accadono facendo questo. Cos'altro? E la protezione degli avi e degli antenati, E poi il sapere. Sviluppo della saggezza e conoscenza, troverai la pace e l'armonia, il maestro interiore. Si apre il quarto chakra, che si trova. Cosa si trova nel quarto chakra? Il maestro interiore. Il maestro interiore è proprio quando tu inizi a darti con fede all'evento che sta accadendo e ti porta la genialità del mago, la volontà di manifestare e creare il tuo stato psicofisico. Bellissimo, wow. Mettiamoci adesso la carta dello sciamano. Cosa ci racconta lo sciamano? Sul mago lo metto lo sciamano perché lo sciamano e il mago si trovano nel terzo chakra, no? Il potere della volontà. Bellissima. Il veggente. Avrai poteri straordinari di veggenza, preveggenza. Sarai in grado di cambiare il tuo karma. Il veggente è una carta potentissima che mi parla del fatto che avrai un grande potere in grado di cambiare gli eventi. O meglio, te lo dico in altra forma, il potere grande di portare un risultato diverso a eventi che sono già accaduti. Risultato diverso a eventi che sono già accaduti, che sono frutto dei venti del karma che soffiano e soffiano interrottamente. Risultati diversi. Il veggente è un grande potere, il mago è veggente, qua avrai dei poteri spirituali che già ce lo dicevano queste carte qui. Il potere spirituale, fondamentalmente, quando diciamo potere spirituale nello yoga sciamanico significa l'apertura del settimo chakra, ma qua ti dice il quarto viene aperto, il settimo chakra è il vero potere spirituale, l'uomo trascendente, no? Ci sono arrivati ancora qua Gesù, Buddha alla trascendenza completa, Gandhi, quindi noi ci stiamo lavorando, diciamo. Quindi il veggente è una carta potentissima di grande potere. Veggente, anche la preveggenza, vedere prima cosa poteva accadere e trasformarlo. Come? Senza giudizio, lasciando andare, fede negli eventi per cambiarli, La resa negli eventi che stanno accadendo per far cambiare il risultato di quegli eventi stessi. E sarà tutto in discesa. Bellissimo, bellissimo veramente. Vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. È il perdono, la pacificazione di cui ti ho parlato prima. Perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Quindi qua c'è una somatizzazione nel corpo, che sia piccolina, che sia qualcosa di più grosso, o una certa stanchezza, perché il peso è proprio la necessità di perdonare qualcosa o qualcuno, ma non è il perdono in sé, è la pacificazione dell'immagine perturbata. Guardati il video Magia Pratica 11 dove ti spiego la formula pentacolare e come farla per ogni occasione e circostanza, perché il perdono non significa io sono meglio di te e ti perdono, ergersi con questo orgoglio, no, come ci ha insegnato la morale cattolica, diciamo, religiosa, perché ogni religione ha la sua morale, dal buddismo al cattolicesimo, all'islamismo, tutti hanno la religione sociale e poi abbiamo la religione esoterica di tutte le tradizioni che è la vera religione, è bellissima la vera religione, che è la parte non conosciuta e più,
prima, ora ormai si sa tutto, quindi non ci sono scuse alla consapevolezza. Quindi il perdono ha a che fare più che altro con l'affidarsi agli dei, proprio agli dei che sono le emozioni, come vi insegno sempre nel mito di Arianna. Ve lo dico per le ragazze nuove. Arianna, quando venne lasciata sull'isola di Nasso, da cui il mito, il detto piantata in asso, no? Piantata in Nasso e non in asso, quando venne lasciata disse, guardando le navi di Teseo, che scusate, c'è una zanzetta, ecco. Quando c'era il mito, quando Teseo se ne andò, Arianna disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa significa giusta vendetta agli dei? Arianna non esercita la propria vendetta su Teseo, ma si affida agli dei. Cosa sono gli dei? Le emozioni di tristezza, tradimento, rabbia, paura, abbandono che sta provando. Affidandosi agli dei, cosa gli arriva per tutta risposta? Lo splendido Dioniso sull'isola deserta che la fa sua sposa. Quindi non gli arriva un uomo normale, quel Teseo che l'ha lasciato, ma gli arriva Dioniso, un dio che la fa sua sposa, rendendola immortale. L'aurora boreale è il coronamento di Arianna. E quindi si dice che l'aurora boreale sia proprio Arianna, Dioniso la rende immortale, facendola sua sposa. Quindi affidandoci alle emozioni, noi abbiamo l'immortalità e l'amore eterno e la salvezza, la guarigione del nostro stato psicofisico. Wow, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, una stesa potentissima, potentissima. Mi auguro di avervi dato un input di consapevolezza in più. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!